Insalata di patate alla giapponese, potato salata si dice in giapponese. Oggi ne proviamo una versione, ma ce ne sono tantissime, variano da casa a casa, da ristorante a ristorante. Oggi con quello che c'è a disposizione la facciamo così. Abbiamo due patate, un cetriolo che useremo mezzo probabilmente, pepe, maionese, questa è maionese normale, se avete la Kewpie, quella giapponese ancora meglio, sale e uovo, quindi semplicissimo. Per prima cosa, ho l'acqua che sta già bollendo, mettiamo le patate a bollire perché è la cosa che ci metterà di più. Insieme alle patate, le ho appena messe, possiamo già mettere anche l'uovo. Le patate cuoceranno fino a che sono morbide, tanto poi dopo mescolandole si spappoleranno un po'. È un po' anche una caratteristica di queste insalate, non rimangono intere come le nostre. E l'uovo, anche quello cotto tutto, non si lascia mezzo cotto come in alcune ricette giapponesi. Qui viene cotto normalmente, un uovo sodo, diciamo. Nel frattempo che quelle cose cuociono, che ci metteranno un po', io direi di prendere la mandolina. Se non ce l'avete va bene anche con il coltello, ma l'importante è che venga tagliato fine e se possibile in maniera uniforme il cetriolo. Mettiamo la ciotolina qua, mandolina, attenzione alle mani, appunto. Faccio vedere, sono abbastanza fini. Non tutti lo mettono il cetriolo, ma a me, anzi a noi piace. Insalata di patate che facciamo spesso in casa, direi che c'è quasi sempre il cetriolo. Poi ora è stagione, cosa fai, lo metti? Allora, io direi che così può bastare, spero che si veda. Ok, cosa facciamo? Adesso ci mettiamo un po' di sale. Così, basta pochino. Massaggiamo un po' il sale nei cetrioli e poi li lasciamo qui. È tempo che cuociono le patate, ma questi già 10 minuti, un quarto d'ora. Questo sale serve a far uscire un pochettino l'acqua, poi li strizzeremo e saranno pronti per essere messi nella ciotola finale dell'insalata. Questa è la quantità più o meno di cetrioli. Allora, ho appena spento l'uovo, quindi adesso con un cucchiaio, con quello che volete, lo levo e lo inserisco qui, acqua e ghiaccio, e lo lasciamo qui a raffreddare completamente. Facciamo la prova. Sì, il bastoncino entra ed esce bene, quindi le patate sono pronte. Allora, quindi l'uovo si sta raffreddando. Qui abbiamo i nostri cetrioli che non so se si vede, ma stanno buttando un po' d'acqua, li strizziamo bene. Così. Poi se mi rimane un goccino non è un problema, però. E li mettiamo nella ciotola finale. Così. Quindi qui abbiamo i nostri cetrioli, sono pronti. Il nostro uovo che si è raffreddato fino adesso lo andiamo a sbucciare. Allora, per chi non lo sapesse, le uova più fresche sono e più sono difficili da sbucciare. Quindi credo che sia una questione di pH, credo. Anzi, se lo sai scrivilo nei commenti, così lo so io e lo sanno anche tutti quelli che lo leggono. Vedi? È stato nell'acqua un po', quando sono fresche così abbiamo le galline. A proposito, c'è un video in cui faccio vedere la pulizia del pollaio, se non l'hai ancora visto vado a vedere, così vedi chi ha fatto questo uovo. Allora, tagliato l'uovo in maniera grossolana, come si può vedere, lo mettiamo insieme ai cetrioli e vediamo un po', le patate sono ancora calde, aspettiamo ancora qualche minuto, poi le sbucciamo e tagliamo. Allora, ho tagliato le patate per farle raffreddare un pochettino più velocemente. A proposito, se avete poco tempo, per la cottura sto parlando, potete anche tagliarle a pezzettine più piccole,
quindi sbucciarle prima. Cioè, io le ho cotte così perché con la buccia hanno un sapore migliore, però non è un passaggio necessario, ecco, una cosa in più, e ci vuole anche più tempo per cuocerle intere, quindi valutate voi se ne vale la pena oppure no. Le patate sono state sbucciate tutte, quindi adesso possiamo tagliarle in maniera grossolana anche qui. Allora, tagliate tutte, diamo una prima mescolata. Quindi qui dentro adesso abbiamo uovo, patate e cetrioli e basta. L'acqua delle patate era stata salata un po', non tanto, però. Tocco di pepe, opzionale, a me piace. Se in casa avete un macinino che funziona, ancora meglio, non come questo. Maionese. Intanto cominciamo con 3 cucchiai, più o meno, poi vediamo se ne serve ancora. Vedete, mentre mescolo sto anche un po' rompendo le patate. Ora non deve essere un purè, però deve essere non a pezzi grossi, ecco. Generalmente è così l'insalata di patate giapponese. E direi ancora sale. Il sale partite sempre piano, tanto a aggiungere siamo un tempo e a toglierlo è un po' difficile. E ancora maionese, che è una parte importante di questa insalata. Allora, io adesso ce l'ho sotto mano, ci metto anche una spizzicatina di dashi, questo è dashi in polvere. Mi dà un sapore un pochino più nipponico, ne basta pochino, Ingrediente totalmente opzionale, però ce l'ho, a me piace e ce lo metto. Ora aspettiamo che raffreddi e dopo impiattiamo. Eccola, forse così si vede meglio. Ci ho spolverato un po' di pepe nero sopra, si vedono tutti gli ingredienti dell'insalata. Eccola qua, pronta per l'assaggio. Eccola qua. Allora, come ho detto all'inizio del video, le ricette sono molteplici, sono infinite, ogni varia di casa in casa. Ci sono moltissimi altri ingredienti che ci possono essere messi. Oggi ci ho messo questi, quindi assaggiamola così com'è. Itadakimasu. Buonissima. Può essere mangiata così com'è o può anche essere messa in un bento, per esempio. Lo bento è il lunchbox giapponese che le mamme fanno ai figli, ma ci sono miliardi di negozi che li vendono. È molto versatile e anche le ricette ce ne sono molte, ecco, quindi anche a seconda di cosa hai nel frigorifero la puoi fare in maniera diversa tutte le volte. Quindi ti consiglio di farla e poi farmi sapere se ti è piaciuta o come l'hai fatta, quali ingredienti hai usato te. Ciao!